Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Drosure Effic Italia SPA. Ultimo aggiornamento, 6 novembre 2021. Cos'ha Drosure? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Drosure durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha Drosure? Drosure ha un farmaco a base del principio attivo drospirenone più etinilestradiolo, appartenente alla categoria degli contraccettivi ormonali sistemici e nello specifico associazioni fisse estroprogestiniche. È commercializzato in Italia dall'azienda Effic Italia SPA. Drosure può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Drosure 003 mg/3 mg 21 compresse rivestite con film. Drosure 003 mg/3 mg 21 x3 compresse rivestite con film. Drosure 003 mg/3 mg 6x 21 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Effic Italia SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: drospirenone più etinilestradiolo. Gruppo terapeutico: contraccettivi ormonali sistemici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: contraccezione orale. La decisione di prescrivere Drosure deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose, TEV, e il confronto tra il rischio di TEV associato a Drosure e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati, COG vedere paragrafi 4, 3 e 4. Posologia. Come prendere Drosure. Le compresse devono essere assunte ogni giorno all'incirca alla stessa ora, se necessario con una piccola quantità di liquido, nell'ordine mostrato sulla confezione blister. Bisogna prendere una compressa al giorno per 21 giorni consecutivi. L'assunzione delle confezioni successive deve iniziare dopo un intervallo di 7 giorni senza compresse, durante i quali solitamente si verifica un'emorragia da sospensione. Essa generalmente inizia 2-3 giorni dopo l'ultima compressa e potrebbe non essere terminata all'inizio della confezione successiva. Come iniziare ad assumere Drosure? Nessun contraccettivo ormonale usato nel mese precedente. L'assunzione delle compresse deve iniziare l'1 giorno del ciclo naturale della donna, cioè il primo giorno delle mestruazioni. Passaggio da un metodo contraccettivo ormonale combinato, contraccettivo orale combinato, anello vaginale o cerotto transdermico. L'assunzione di Drosure deve iniziare preferibilmente il giorno successivo all'ultima compressa attiva, l'ultima compressa contenente i principi attivi del precedente contraccettivo orale combinato, e al massimo il giorno successivo al termine dell'intervallo usuale privo di compresse o delle compresse placebo del precedente contraccettivo orale. Nel caso in cui sia stato usato un anello vaginale o un cerotto transdermico, l'assunzione di Drosure deve iniziare preferibilmente il giorno della rimozione e al massimo quando sarebbe stata prevista l'applicazione successiva. Passaggio da un metodo a base di solo progestinico, pillola a base di solo progestinico, contraccettivo per iniezione, impianto, o da un sistema intrauterino a rilascio di progestinico, IUS. Il passaggio dalla pillola a base di solo progestinico può essere effettuato in qualsiasi giorno, da un impianto o da un IUS il giorno della sua rimozione, da un prodotto iniettabile, quando sarebbe prevista l'iniezione successiva, ma in tutti questi casi la donna deve usare in aggiunta un metodo di barriera per i primi 7 giorni di assunzione delle compresse. Dopo un aborto avvenuto nel primo trimestre, l'assunzione può iniziare immediatamente. In questo caso non è necessario prendere alcuna misura contraccettiva aggiuntiva. Dopo il parto o un aborto avvenuto nel secondo trimestre, l'assunzione dovrebbe iniziare tra il 21 e il 28 giorno dopo il parto o dopo un aborto avvenuto nel secondo trimestre. Se l'assunzione inizia più tardi, è opportuno usare in aggiunta un metodo di barriera per i primi 7 giorni. Se si fossero avuti nel frattempo rapporti sessuali, prima di iniziare effettivamente l'assunzione del contraccettivo orale combinato, si deve escludere una gravidanza o si deve attendere la comparsa della prima mestruazione. Per le donne che allattano al seno, vedere paragrafo 4-6. Gestione delle compresse dimenticate. Se sono trascorse meno di 12 ore dall'ora di assunzione abituale di qualsiasi compressa, la protezione contraccettiva non è ridotta.
La donna deve prendere la compressa appena se ne ricorda e deve continuare a prendere le altre compresse all'ora abituale. Se sono trascorse più di 12 ore dall'ora di assunzione abituale di qualsiasi compressa, la protezione contraccettiva potrebbe essere ridotta. La gestione delle compresse dimenticate può essere guidata dalle 2 regole basilari seguenti. L'assunzione delle compresse non deve mai essere interrotta per più di 7 giorni. Sono necessari 7 giorni di assunzione ininterrotta delle compresse per ottenere una soppressione adeguata dell'asse ipotalamo-ipofisi ovaio. Nella pratica quotidiana si può quindi consigliare quanto segue. Settimana 1. Prendere l'ultima compressa dimenticata appena ci si ricorda di farlo, anche se ciò significa prendere 2 compresse contemporaneamente. Continuare ad assumere le compresse all'ora abituale. Usare per i successivi 7 giorni un metodo di barriera aggiuntivo, quale un profilattico. Nel caso si siano avuti rapporti sessuali nei 7 giorni precedenti, esiste la possibilità che si sia instaurata una gravidanza. Quanto maggiore è il numero di compresse dimenticate e quanto più tale dimenticanza avvicina all'intervallo usuale senza compresse, tanto più elevato sarà il rischio di una gravidanza. Settimana 2. Prendere l'ultima compressa dimenticata appena ci si ricorda di farlo, anche se ciò significa prendere 2 compresse contemporaneamente. Continuare ad assumere le compresse all'ora abituale. Se l'assunzione delle compresse è avvenuta correttamente nei 7 giorni precedenti la prima compressa dimenticata, non è necessario usare precauzioni contraccettive aggiuntive. Se invece sono state dimenticate più compresse, devono essere prese precauzioni aggiuntive per 7 giorni. Settimana 3. Il rischio che l'affidabilità sia ridotta a maggiore in quanto si avvicina all'intervallo di 7 giorni senza compresse. Modificando l'assunzione delle compresse è ancora possibile impedire la riduzione della protezione contraccettiva. Se si aderisce a una delle 2 opzioni seguenti, non è quindi necessario usare precauzioni contraccettive aggiuntive a condizione che nei 7 giorni precedenti la prima compressa dimenticata siano state assunte correttamente tutte le compresse. In caso contrario, deve essere seguita la prima delle 2 opzioni e si devono usare precauzioni aggiuntive per i successivi 7 giorni. Prendere l'ultima compressa dimenticata appena ci si ricorda di farlo, anche se ciò significa prendere 2 compresse contemporaneamente. Continuare ad assumere le compresse all'ora abituale. L'assunzione della confezione successiva deve iniziare appena terminata la confezione in uso, cioè non devono esserci intervalli tra le 2 confezioni. È improbabile che compaia un'emorragia da sospensione fino al termine della seconda confezione, ma potrebbe verificarsi spotting o sanguinamento da rottura nei giorni di assunzione delle compresse. Si può anche sospendere l'assunzione delle compresse dal blister in uso. Si deve quindi praticare un intervallo senza compresse di 7 giorni, inclusi i giorni in cui sono state dimenticate le compresse, e continuare in seguito con la successiva confezione. Se si dimentica di prendere una o più compresse e successivamente non si presenta un'emorragia da sospensione durante il primo intervallo normale senza compresse, è possibile che si sia instaurata una gravidanza. Consigli in caso di disturbi gastrointestinali. In caso di gravi disturbi gastrointestinali, ad esempio vomito o diarrea, l'assorbimento potrebbe non essere completo ed è necessario prendere misure contraccettive aggiuntive. Se si verifica vomito nelle 3-4 ore successive all'assunzione di una compressa, si deve assumere una nuova compressa, sostitutiva, appena possibile. La nuova compressa deve essere assunta, se possibile, entro 12 ore dall'ora abituale di assunzione. Se sono trascorse più di 12 ore, si applicano i consigli sulle compresse dimenticate forniti al paragrafo 4.2 a Euros gestione delle compresse dimenticate a Euro-S. Se non si desidera modificare il normale schema di assunzione delle compresse, si devono prendere la barra e compressa barra e aggiuntiva barra e da un'altra confezione. Come posticipare un'emorragia da sospensione? Per ritardare le mestruazioni, bisogna iniziare una nuova confezione di drosure e non praticare l'intervallo senza compresse. Il ritardo può essere esteso per quanto tempo si desidera fino al termine della seconda confezione. Durante tale prolungamento possono verificarsi sanguinamenti da rottura o spotting. L'assunzione regolare di drosure viene quindi ripresa al termine del normale intervallo di 7 giorni senza compresse. Per spostare le mestruazioni a un altro giorno della settimana rispetto a quello previsto con lo schema in uso, si può accorciare il successivo intervallo senza compresse di quanti giorni si desidera. Più breve è l'intervallo, maggiore è il rischio che non si presenti un'emorragia da sospensione e che si presentino invece sanguinamenti da rottura e spotting durante la confezione successiva, come quando si ritardano le mestruazioni.
Popolazione pediatrica. Drosure è indicato solo dopo il menarca. Sulla base di dati epidemiologici raccolti in oltre 2000 donne e adolescenti di età inferiore a 18 anni, non ci sono dati che indichino che il profilo di sicurezza ed efficacia in questa popolazione di giovane età sia diverso da quello noto nelle donne di età superiore ai 18 anni. Modo di somministrazione. Uso orale. Controindicazioni. I contraccettivi ormonali combinati, COC, non devono essere usati nelle seguenti condizioni. Se una di queste condizioni dovesse comparire per la prima volta durante l'uso di un COC, se ne deve interrompere immediatamente l'assunzione. Ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti di drosure, elencati al paragrafo 6.1. Presenza o rischio di tromboembolia venosa, TEV, tromboembolia venosa EURO-TEV in corso, con assunzione di anticoagulanti, o pregressa, ad esempio, trombosi venosa profonda TVP o embolia polmonare EP, predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia venosa, come resistenza alla proteina C attivata, incluso fattore V di Leiden, carenza di antitrombina IgI, carenza di proteina C, carenza di proteina S, intervento chirurgico maggiore con immobilizzazione prolungata, vedere paragrafo 4.4, rischio elevato di tromboembolia venosa dovuto alla presenza di fattori di rischio, vedere paragrafo 4.4, presenza o rischio di tromboembolia arteriosa, TEA, tromboembolia arteriosa eurotromboembolia arteriosa in corso o pregressa, ad esempio, infarto miocardico, o condizioni prodromiche, ad esempio, angina pectoris, malattia cerebrovascolare euroictus in corso o pregresso o condizioni prodromiche, ad esempio, attacco ischemico transitorio, transient ischemic attack, TIA, predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia arteriosa, come iperomocistenemia e anticorpi antifosfolipidi, anticorpi anticardiolipina, lupus anticoagulante, precedenti di emicrania con sintomi neurologici focali, rischio elevato di tromboembolia arteriosa dovuto alla presenza di fattori di rischio, vedere paragrafo 4.4, o la presenza di un fattore di rischio grave come diabete mellito con sintomi vascolari, ipertensione grave, dislipoproteinemia grave, malattia epatica grave presente o pregressa fino a normalizzazione dei valori della funzione epatica, insufficienza renale grave o danno renale acuto, tumori al fegato presenti o pregressi, benigni o maligni, neoplasie note o sospette sensibili a steroidi sessuali, quali quelle agli organi genitali o alle mammelle, sanguinamento vaginale di origine sconosciuta, l'impiego concomitante di drosure e prodotti medicinali contenenti umbitasvir barra paritaprevir barra ritonavir ed osabuvir controindicato, vedere paragrafi 4.4 e 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze. Nel caso in cui fosse presente una delle condizioni o uno dei fattori di rischio menzionati sotto, l'idoneità di drosure deve essere discussa con la donna. In caso di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nota. Per identificare potenziali interazioni si devono sempre consultare le informazioni sulla prescrizione dei medicinali assunti in concomitanza. Effetti di altri medicinali su drosure. Possono verificarsi interazioni con farmaci, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere drosure insieme ad altri farmaci come Eurosaprepitant Accorda Euro, Eurosaprepitant Teva Euro, Eurosaptivusa Euro, Eurosatantoa Euro, Eurosatazanavir Accorda Euro, Eurosatazanavir Dottor Redisa Euro, Eurosatazanavir Krka Euro, Eurosatazanavir Milana Euro, Eurosatazanavir Sandoza Euro, Eurosatripla Euro, Eurosaurantina Euro, Euroscarbamazepina Ega Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosefavirens entricitabina e tenofovir disoproxil aurobindo Euro, Eurosefavirens più entricitabina più tenofovir disoproxil Milana Euro, Eurosefavirens entricitabina tenofovir disoproxil Krka Euro, Eurosefavirens entricitabina tenofovir disoproxil Teva Euro, Eurosefavirens barra entricitabina barra tenofovir disoproxil Zentiva Euro, Eurosefavirens Milana Euro, Eurosefavirens Teva Euro, Eurosimenda Euro, Eurosevotazza Euro, Eurosfenitoina Icma Euro, Eurosgami Beta Complexa Euro, Eurosgardinale Euro, Eurosivemenda Euro, Eurosluminale, Compressa Euro, Eurosmavireta Euro, Eurosmicobutina Euro, Eurosmisolinea Euro, Eurosnervaxona Euro, Eurosnevirapina Milana Euro, Eurosnevirapina Sandozba Euro, Eurosnevirapina Teva Italia Euro, Eurosoxcarbazepina Technigen, compresse rivestite a Euro, Eurosreietax, capsula Euro, Eurosrifadina Euro, Eurosrifatera Euro, Eurosrifina Euro, Eurosrifocina
Medicina Sustiva Stargretina Stegretula Stelzir, compressa rivestita Stelzir, sospensione Stolipa Sviramune Svolsivia eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere drosure durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere drosure durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Drosure non ha indicato in gravidanza. Se si dovesse verificare una gravidanza durante l'uso di drosure è necessario sospendere immediatamente il medicinale. Studi epidemiologici estesi non hanno rivelato NA copyright. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati condotti studi sugli effetti sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Nelle utilizzatrici di contraccettivi orali combinati non sono stati osservati effetti sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Per gli effetti indesiderati gravi nelle utilizzatrici di Koch, vedere paragrafo 4.4. Durante l'uso di drosure sono stati riportati i seguenti effetti indesiderati. Classificazione, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non esiste a oggi esperienza di sovradosaggio con drosure. In base all'esperienza generale con i contraccettivi orali combinati, i sintomi che potrebbero verificarsi in questo caso sono nausea, vomito e, nelle ragazze giovani, leggero sanguinamento vaginale. Non esistono antidoti e il trattamento deve essere sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Progestinici ed estrogeni, combinazioni fisse. Codice ATC. G03A12. Indice di PR per l'insuccesso del metodo. 0,09. Limite superiore di confidenza al 95% a 2 code. 0,32. Indice di proprietà farmacocinetiche. Drospirenone. Assorbimento. Il drospirenone somministrato per via orale viene assorbito rapidamente e quasi completamente. Le concentrazioni massime di principio attivo nel siero, pari a circa 38 ng/ml, sono raggiunte dopo dati preclinici di sicurezza. Negli animali da laboratorio, gli effetti del drospirenone e dell'etinilestradiolo sono stati limitati a quelli associati all'azione farmacologica nota. In particolare, gli studi di tossicità sulla riproduzione hanno rivelato negli elenco degli eccipienti nucleo della compressa, lattosio monoidrato, amido di mais, amido pregelatinizzato di mais, crosspovidone, povidone, polisorbato 80, magnesio stearato, rivestimento, polivinilalcol parzialmente idrolizzato, titanio diossido e 171, macrogol 3350. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di drosure a base di drospirenone più etinilestradiolo sono Calindir, etinilestradiolo più drospirenone Docgen, Lusine, Midiana, Midiolet, compresse rivestite, Sidreta, Yasmin. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.